Dopo ben 6 anni che utilizzo questo sistema, dopo aver buttato via chilometri e chilometri di tubi, dopo aver speso tempo, soldi, pazienza in varie riparazioni, ho deciso di non usare più il sistema goccia a goccia. Oggi ti spiego perché. Breve premessa, non sto cercando di convincere nessuno a fare la solita cosa, usa quello che vuoi. Vorrei soltanto condividere la mia esperienza sperando che magari a qualcuno sia utile. Tutto qua. Ti faccio vedere brevemente come è organizzato ad oggi l'irrigazione. Allora, qui siamo al pozzo con il tubo di aspirazione. Vedi, qui c'è un tubo che poi collego o per riempire la tanica o qua giù. Questo è il tubo principale dell'irrigazione che va sul lato sinistro dell'orto. Mi sono spostato, prima eravamo laggiù, quindi va lungo tutto il lato sinistro qui dell'orto e arriviamo a un punto qua giù, se si vede che c'è il primo punto acqua, li chiamo, a cui è collegato un tubo, questo qua, vedi, che poi arriva qua giù dove ci sono le aiuole di coltivazione. Poi qui, come vedi, per ogni letto ci sono 2 rubinetti a cui viene attaccato il goccia a goccia, che adesso è stato staccato, e lungo l'orto ci sono altri 2 o 3 punti, io li chiamo punti acqua. Quindi per esempio qui c'è una cisterna, e insomma ci sono fino all'aggiù in fondo dove vedi quell'albero grande, lungo tutto il lato sinistro, diciamo. Per quanto riguarda i vantaggi del sistema goccia a goccia, i pro, non te li dico perché tanto ci sono già centinaia di video sull'argomento, credo. Anche qui su YouTube basta che digiti irrigazione goccia a goccia e ne escono a centinaia. Generalmente consigliato dalla maggior parte delle persone come il miglior sistema di irrigazione per un orto, quindi benissimo, vatti pure a vedere quei video lì. Io oggi ti elenco semplicemente quelli che io ho trovato essere punti deboli di questo sistema e per cui io ho deciso di non utilizzarlo più. Ripeto, come ho detto prima, te usa pure quello che vuoi, non sto dicendo che non va bene, è sicuramente un metodo ottimo, però io opto per altro, vorrei optare per altro, non mi sono trovato bene. Per prima cosa mi sono reso conto che spesso basta veramente pochissimo, un goccino di sabbia, un residuo dei sedimenti, se stai pompando, anche se c'hai il filtro, basta un minimo di sporco che entri in questi tubini e uno o più fori da dove esce la goccia si bloccano. Si bloccano e il problema grosso però è che se stai utilizzando la pacciamatura, come la maggior parte delle persone, che sia plastica, paglia, qualsiasi essa sia la pacciamatura, e quindi hai tubi sotto, te non te ne rendi conto che c'è uno o più punti da cui non sta uscendo l'acqua, quindi alcune piante ce l'hai a secco, non stanno ricevendo l'acqua. Stesso problema se magari per la pressione oppure magari è passato un animaletto, anche un roditore, e ti ha danneggiato un tubo e in quel punto in particolare sta uscendo un mucchio d'acqua, te non te ne accorgi subito. E ancora di più se hai l'irrigazione automatica, che magari addirittura magari se la fai partire dal telefono, oppure vai all'orto, apri il rubinetto e dici vabbè tanto fa da sé, intanto faccio qualcos'altro. Sono cose che potresti rendertene conto dopo qualche giorno anche, ma a quel punto il danno è fatto. Quindi ecco, se c'è qualche problema non te ne rendi conto subito e nel frattempo potrebbe succedere l'irreparabile. Mi dirai te, ma io vado sempre a controllare comunque pianta per pianta. E allora però non c'è più il risparmio del tempo, perché se vai comunque pianta per pianta potevi anche dare l'acqua manualmente, per esempio. Poi se per esempio devi zappettare un pochino sull'aiuola o devi levare delle erbacce oppure devi raccogliere per esempio, non lo so, un lattuino da taglio, degli spinaci, delle cose che passi con il coltellino, con le forbici, allora se devi fare delle lavorazioni appunto come una zappettatura così, i tubi sono un pochino nel mezzo e devi stare attento a non toccarli, a non danneggiarli. E lo stesso se stai raccogliendo con il coltellino, magari stai raccogliendo anche la mattina, per dirti che è buio, non lo so, comunque non c'è tanta luce o sei di fretta, c'è le piante tutte ravvicinate, tagliare un tubo è un attimo. A quel punto sì, te ne rendi conto, però c'è da sostituirlo, quindi tempo e costo di rimettere un altro tubo, eccetera, eccetera. Stessa cosa, se devi fare una rotazione veloce sull'aiuola, se c'hai i tubi nel mezzo, magari anche vuoi fare un passaggio con la grillinette o comunque vuoi cambiare verdura, i tubi nel mezzo potrebbero darti fastidio e rallentarti.
Poi una cosa importante, e questo non lo dico io, lo dice chi ne sa: se te dai l'acqua con il tubo goccia a goccia, quindi precisamente dove la piantina è, la pianta, o meglio le radici della pianta, trovano l'acqua lì subito dove è, e magari hai messo anche il concime nella buchetta, quindi la pianta trova concime e acqua in quel punto preciso dove è, e magari non è stimolata a espandere le radici anche magari un pochino più in orizzontale o comunque in altre zone, perché ha tutto lì quello che gli serve. Quindi ecco, anche per la salute della pianta, a quanto pare potrebbe non essere un ottimo sistema, non viene mimata per esempio l'acqua piovana, o potrebbero essere degli spruzzatori, per cui l'acqua arriva e un po' cade nel mezzo, un po' tramite le foglie va ai lati. Tecnicamente comunque potrebbe quindi non favorire lo sviluppo delle radici un pochino più anche in altre zone, non soltanto dove c'è l'acqua e, ripeto, magari anche il concime che hai messo nella buchetta. Poi se usi queste qua, le manichette, quelle che costano meno, questi troviai qua giù, se ci fai una stagione sei fortunato, altrimenti potrebbe durare anche meno. Poi ci sono dei casi eccezionali che comincia anche la seconda stagione, ma solitamente è una stagione. Altrimenti c'è la manichetta, scusami, l'ala gocciolante, questa qua giù un pochettino più rigida, però questa c'ha un problema: se poi durante l'inverno giustamente lo vuoi staccare, o poi ci avrai da preparare il terreno, a seconda di che tipo di agricoltura fai, c'è il problema dello stoccaggio. Questa si piega un po' malino, quindi potrebbe occupare tanto posto, ci deve avere posto, insomma va allevata con una certa cura, anche perché se no magari facendo così si potrebbe anche danneggiare, e allora risiamo punto e da capo, ci fai una stagione e poi butti via tutto. Quindi abbiamo un grosso problema ambientale tra i vari che ci sono nell'orto, comunque con la plastica. In alcuni casi può essere più accettata, in altri meno. I casi accettata intendo quelli in cui viene utilizzata per tanti anni. In questi casi qua giù, con o la manichetta o questo tubo qua giù, dopo una stagione c'è una montagna di plastica da buttare via, e a volte magari non può nemmeno essere riciclata. Per quello che ho visto io, poi tra l'altro, il tempo che risparmi non dando l'acqua a te personalmente, perché utilizzi appunto il sistema di goccia a goccia, spesso lo utilizzi risolvendo magari delle problematiche, c'è stato un danneggiamento, oppure c'è da fare un pochettino di manutenzione, oppure magari a inizio anno hai levato tutti i tubi perché vuoi fare delle lavorazioni. Ora io non ho questo problema perché il terreno lo lavoro poco, però magari te lavori il terreno, quindi devi levare tutto e poi dopo rimettere tutto, insomma è tempo che se ne va. Altra cosa, a seconda di come è strutturato il terreno, come è fatto il tuo orto, e quindi anche magari non è perfettamente pianeggiante, oppure c'è delle aiuole molto lontane per esempio dal pozzo, o comunque dal punto di erogazione dell'acqua, potrebbero esserci dei dislivelli di irrigazione fra le varie piante, anche sulla solita fila. Magari all'inizio fila gli arriva più acqua, a fondo fila gli arriva meno acqua, oppure a inizio orto gli arriva più acqua, in fondo meno. Insomma, dipende da come è fatto il tuo orto e da quanta pressione hai anche, tra l'altro, nel tuo sistema di irrigazione, potrebbero esserci dei problemi, e anche lì non te ne rendi conto subito, a meno che tu non vada a controllare personalmente. Però anche lì poi, cioè, allora comunque è tutto tempo che hai risparmiato nell'irrigazione, ma poi devi andare a controllare che l'irrigazione faccia il suo, quindi più o meno le tempistiche si pareggiano. C'è anche il discorso costi iniziali, che non sono da sottovalutare, soprattutto se parti da zero, non hai nemmeno, cioè non hai niente di niente, cioè il costo non sono solamente tubi, poi questi tubi vanno tenuti fermi, poi ci vogliono rubinetti, poi ci vogliono valvole, valvoline, insomma i costi comunque poi lievitano facilmente, secondo me. Ecco anche perché solitamente a chi mi chiede dico: guarda, se c'è un piccolo orto, secondo me almeno inizialmente non ti serve, ecco, spendere soldi in un sistema di irrigazione.
perché così facendo comunque risparmi tanti soldi. Infine, ultimissima cosa, ma anche per importanza forse, sono parecchio brutti da vedere in un orto, tutti questi tubi da tutte le parti, oltre che poco pratici. A me non piace molto vederli, i tubi come altre cose di plastica che piano piano nel tempo vorrei eliminare. Quindi questo era l'elenco delle cose che io ho riscontrato nella mia esperienza per cui levo il goccia a goccia. Per esempio per un orto grande, che sia orto familiare, insomma privato, o per un'azienda, secondo me, per esempio gli irrigatori, gli spruzzini, non so come si chiamano, sono un'opzione migliore, con i suoi pro e con i suoi contro. E il contro principale è che comunque ti ci vuole tanta pressione per avere insomma un'irrigazione decente e omogenea. Quindi, però, secondo me, facendo pro e contro, quella lì è migliore rispetto al goccia a goccia. Non è quello che andrò a utilizzare io perché sto riducendo drasticamente l'orto, o meglio le dimensioni, la superficie coltivata ad ortaggi. In più sto per implementare anche qualche cassone, l'orto rialzato. In più ho la serretta, quindi viste le poche dimensioni, il cassone serretta, irrigherò a mano e tanti saluti. Tanto per me comunque è un piacere, ne approfitto per controllare un po' le varie piante, la situazione, quindi non mi ci vuole tanto tempo. E poi considera anche che cioè, da fine settembre magari fino a inizio aprile non è nemmeno necessario irrigare, perché ci sono le piogge e con le temperature basse l'acqua non evapora, quindi non è necessario irrigare. Poi per il resto da aprile a settembre irrigherò a mano e pace. Tanti saluti. Se la tua preoccupazione è, non lo so, magari in estate vuoi andare in ferie 1 settimana, 2 settimane, buon per te che puoi andare in ferie, semplicemente chiedi a un familiare o un amico se possono annaffiarti l'orto, tanto se è un orto familiare tuo piccolino non è che sono superfici grandissime, e in cambio potresti dirgli che possono raccogliere le cose che sono pronte. Se è un orto estivo ci sono cose da raccogliere praticamente tutti i giorni, se non le raccogli vanno a male e poi le piante vanno in difficoltà, quindi cioè, è una cosa che andrebbe fatta comunque, anche se vai in ferie. Quindi unisci le due cose, chiedi un favore doppio e però a loro gli ritorna indietro perlomeno qualcosa, delle verdure fresche, ecco. Siamo arrivati alla fine del video, vorrei che tu mi scrivessi nei commenti qual è il tuo sistema di irrigazione preferito e perché. E grazie per aver visto il video fino alla fine. Ciao!